Ciao a tutti, oggi vediamo i prodotti notevoli. In particolare partiamo con la somma per differenza. Come facciamo a riconoscerla? Molto semplice. Abbiamo il prodotto di due termini dove quello che notiamo è che sono identici, l'unica differenza è che cambia il segno. Infatti ho 2a meno 3x per 2a più 3x. La regola ci dice che dobbiamo elevare il primo termine alla seconda meno il secondo termine alla seconda. 2a alla seconda fa 4a alla seconda, meno 3x alla seconda fa 9x alla seconda. Vediamo un altro esempio. Vista così sembrerebbe che non possiamo applicare la regola, ma riscriviamo questo termine in maniera più furba. Quindi ricopio il primo e questo lo riscrivo cambiato di ordine. Posso scrivere questo termine nell'ordine che mi pare, perché se ci pensate 1 più 2 o 2 più 1 fa sempre la stessa cosa. Ecco perché possiamo permetterci di scriverlo così. In questo modo riusciamo a vedere subito che possiamo applicare la somma per differenza. Quindi dobbiamo elevare il primo termine alla seconda meno il secondo termine alla seconda. Il primo termine elevato alla seconda, 7 alla seconda, 7 per 7 49, 2 alla seconda, 2 per 2 4, A alla seconda, B alla seconda. Meno 5 alla seconda fa 25, C alla seconda. Come sempre aumentiamo un po' il livello di difficoltà e vediamo questo esercizio. Questa volta ho il prodotto di tre termini e noto subito che ai primi due posso applicare la somma per differenza. Quindi elevo il primo termine alla seconda e fa un quarto x alla seconda. Meno elevo il secondo termine alla seconda, quindi 7 per 7 49, 3 per 3 9, y alla quarta. Quindi questi due termini moltiplicati mi danno questo risultato. A questo punto questo termine lo ricopio ed ecco che mi accorgo subito che posso riapplicare nuovamente la somma per differenza. Il primo termine elevato alla seconda fa un sedicesimo, x alla quarta, meno il secondo termine alla seconda, allora 49 alla seconda, 49 per 49 fa 2401, 9 alla seconda fa 81, y alla quarta alla seconda, 4 per 2 8. Quindi abbiamo visto che possiamo riapplicare la regola della somma per differenza tante volte quante si vuole. Andiamo a vedere l'ultimo esercizio, anche questo un pochino più complesso. Questa volta non ho più il prodotto di due termini, ma ho il prodotto di tre termini e noto subito che i primi due sono uguali e il terzo termine è uguale con il segno cambiato. Quindi anche qui possiamo applicare la regola della somma per differenza. Quindi eleviamo il primo termine alla seconda meno il secondo termine alla seconda. A questo punto il primo termine è un quadrato di binomio, quindi se non vi ricordate come si risolve vi invito a vedere il mio video sul prodotto notevole quadrato di binomio. Dobbiamo elevare il primo termine alla seconda, quindi 9x alla seconda, più elevare il secondo termine alla seconda, a alla seconda, poi moltiplicare i due termini tra di loro per 2, meno 2 alla seconda meno 4, quindi il risultato viene. Ora tocca a te. Mettiti alla prova e fai gli esercizi che ti ho preparato. Ti ricordo che dall'1 al 5 sono un po' più facili, mentre dal 6 al 10 sono un po' più difficili, ma sono sicura che ce la farai alla grande. A fianco in rosso ti ho messo le soluzioni, così puoi verificare che gli esercizi ti siano venuti. Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace. Se conosci qualche amico che ha difficoltà nei prodotti notevoli, passa parola e inviagli il link. I prodotti notevoli sono fondamentali, li troverete ovunque. Li troverete quando farete le equazioni, quando farete le disequazioni, i sistemi lineari, le scomposizioni. Quindi è importantissimo che abbiate le basi solide. Per oggi è tutto, io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare dei video sulle disequazioni, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, così sarete aggiornati appena caricherò i nuovi video. Ci vediamo molto presto!